Quante volte avete visto un tutorial o uno schema per un capo di abbigliamento fatto all'uncinetto che vi piace, ma la taglia o il filato è differente rispetto a quello che avete voi o alla vostra taglia? Vediamoli insieme dopo la sigla. Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi vedremo come prendere le misure per realizzare da zero oppure per adattare un capo di abbigliamento all'uncinetto. Tutto quello di cui avremo bisogno oggi è un semplice metro da sarta. Le misure da prendere in considerazione fondamentalmente sono soltanto tre: le misure orizzontali, le misure verticali e quelle della circonferenza. Come prima misurazione andiamo a misurare la base del collo. Quindi andiamo a posizionare il nostro metro da sarta qui alla base del collo e andiamo a prendere la misurazione, lasciando sempre un dito in modo da non farlo eccessivamente stretto, e andiamo a prendere la nostra misura. La mia è di 38 cm. Adesso andiamo a prendere la misura della circonferenza del petto. Quindi facciamo passare il nostro metro da sarta qui appena sotto l'ascella e andiamo a prendere la misura del petto, lasciando sempre un dito in modo da non fare il capo troppo stretto. La mia misura è di 87. Un'altra misura di cui dobbiamo tener conto è quella del girovita, ovvero il punto appena sotto l'ultima costola. Consiglio di fare le misurazioni quando si è abbastanza svestiti, perché le misure comunque sono più veritiere. Se non avete la possibilità comunque adesso, in questo momento, di avere pochi vestiti addosso, qui per trovare il punto vita potete tranquillamente attaccare uno spago. Vado a prendere la mia misurazione del girovita, che è proprio il punto dove c'è questo incavo. Anche qui andiamo a lasciare un dito di spazio e andiamo a prendere la nostra misura. Nel mio caso è di 70 cm. Adesso andiamo a prendere la misura dei fianchi, facendo passare il metro da sarta sulla parte più esposta dei glutei. La mia misura è di 92. La mia misura è di 93 cm. Adesso che abbiamo le misure della circonferenza, andiamo a prendere la misura delle spalle e questa misura va presa dalla parte dietro, tenendo conto dell'osso della spalla. Quindi mi giro un attimo e vi faccio vedere. Questo è l'osso della spalla e vado a posizionare il centimetro qui e qui. Nel mio caso la misura è di 37 cm. Ora, se il capo è un capo a maniche lunghe e anche aderenti, dobbiamo prendere anche la lunghezza del braccio e la sua circonferenza. Quindi, per prendere la misura del braccio andremo a posizionare il metro da sarta appena sotto l'osso della spalla e la misura va presa con il braccio piegato, facendo passare il metro sul gomito. Un po' difficile da sola. In questo modo. Non so quanto sia, non ho uno specchio davanti. Comunque la misura della lunghezza della manica va presa in questo modo. Adesso andiamo a prendere la circonferenza. Sul braccio andremo a prendere 3 circonferenze,
quella della parte più ampia, quella del gomito e quella del polso. La circonferenza della parte più ampia la andremo a prendere sempre con il braccio piegato. Nel mio caso sono 26 cm. Ora andiamo a prendere la lunghezza, la circonferenza del gomito e qui in questo caso sono 25 cm, quindi si restringe di 1 centimetro. E poi andiamo a prendere la circonferenza del polso. Nel mio caso sono 15 cm. Ora che abbiamo preso le misure orizzontali e quelle del braccio, c'è un'altra misura molto importante da tenere conto, che è quella della circonferenza della testa, che va presa in questo modo, facendo passare il metro da sarta sulla parte più esposta appena sopra l'orecchio. Anche qui andiamo a lasciare un dito di spazio e andiamo a prendere la nostra misurazione. Nel mio caso sono 60 cm, praticamente sono tutta testa. E questa misura è molto importante in quanto per realizzare la scollatura o il collo del nostro capo non possiamo farlo quindi, nel mio caso, di 38 cm, altrimenti non passerebbe la testa, ma almeno bisogna farlo di 10 cm più largo, in modo che con un punto abbastanza elastico possa allargarsi al tal punto da far passare anche la testa. Adesso, se è un capo che va lavorato in questo modo, quindi partiremo dal lato, andremo a prendere anche la misura che va appena sotto l'ascella fino alla lunghezza che vogliamo sia la nostra maglia. Quindi in questo caso andiamo a prendere questa misura, circa 31 cm. Mentre per quanto riguarda la lunghezza del capo, che andremo poi a realizzare, dobbiamo tener conto anche quindi delle misure verticali e questo varia in base giustamente a quanto lungo vogliamo fare il capo. Quindi se vogliamo fare un capo abbastanza corto, andremo a prendere la misura da dietro, in questo modo. In questo caso sono 44 cm, mentre se vogliamo farlo più lungo posizioniamo comunque il centimetro sul retro e andiamo ad allungare il dito fino a quando non abbiamo raggiunto la lunghezza desiderata. In questo caso 62 cm. Ora andiamo a vedere la circonferenza della spalla per ricreare lo scalfo della manica. E la mia è di 36, quindi se vado a realizzare un capo con un pannello anteriore e un pannello posteriore, quando andrò a cucire i due pannelli dovrò tener conto di questi 36 cm. Quindi andrò a lasciare non cuciti 18 cm nella parte anteriore e 18 cm nella parte posteriore. Quindi una volta che avrete preso bene le vostre misure non dovrete provarvi il capo di continuo. Un'altra cosa molto importante è quella del campione, perché quando voi vedete un tutorial che sia della vostra taglia o meno, dovete realizzare un campione con il tipo di filato che state utilizzando. Ad esempio, se vedete nel tutorial un video per una maglia ML, ma voi siete una taglia S, dovete andare a ridurre il progetto. Quindi o utilizzate un filato più sottile, facendo lo stesso numero di catenelle, di maglie e di giri, oppure fate il vostro campione. Volete utilizzare quel filato lì che si lavora con quell'uncinetto lì e volete fare lo stesso progetto, allora andate a fare il campione. Se nel tutorial per fare 36 cm, mettiamo del fianco, il creator ha realizzato 50 catenelle per la sua taglia, noi andiamo a fare un campione con 10 catenelle, le lavoriamo per qualche altro centimetro e vediamo le catenelle lavorate
quanti centimetri sono. Ad esempio, faccio 10 catenelle, ne lavoro 3-4 giri, in modo da far formare bene il lavoro, e vedo che queste catenelle misurano 10 centimetri. Quindi per arrivare a 36 devo fare 36 catenelle. Se fate 10 catenelle e il campione misura 7 centimetri, sapete che con 10 catenelle lavorate di 3-4 giri, il campione che vi è venuto fuori sono di 7 centimetri, quindi per arrivare a 36 fate il conto delle catenelle che vi occorrono. Per questa settimana è tutto, spero di esservi stata d'aiuto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial dove andremo a realizzare appunto una maglia, quindi vi aspetto numerosi, non mancate. Ciao!